Salve a tutti, sono Fabio Del Greco, il curatore del canale piattaforma Indie Cinema, dove puoi scoprire e guardare con una sola iscrizione centinaia di film veramente indipendenti, cioè il cinema che non viene distribuito né nelle sale né in TV, che non viene finanziato, il cinema che nasce dal basso, direttamente dagli autori, direttamente dalla creatività, come forma d'arte simile alla letteratura, alla pittura, alle arti veramente indipendenti che non sono succubi della propaganda per motivi politici, di budget, ideologici come il cinema. Bene, qui siamo di fronte a un film della regista che ha vinto, mi sembra, il Festival di Cannes l'anno scorso con questo film che non ho visto, Titan, perché mi è sembrato subito qualcosa che potesse interessarmi poco. E difatti ho avuto la conferma vedendo questo suo secondo film, che mi interessava un po' perché parlava di virus, di epidemie, quindi aveva a che fare con quello che abbiamo vissuto 5 anni fa con il Covid e quindi poteva avere delle derive interessanti, delle derive di tipo sociologico, complottologico, come dire, di ricerca della verità, che è diventato un tema fondamentale in questi anni. E il film invece si è rivelato veramente un film di una confusione, di una tortuosità abissale, e non si capisce proprio la visione della regista, o meglio, secondo me non c'è proprio una visione, tranne quella di voler raccontare una sorta di adolescenza autobiografica, ma io con tutto il cuore spero che non lo sia troppo autobiografica, perché veramente questo mi fa pensare a dei problemi seri. Il film è un crogiolo di sofferenza, messa in scena anche in modo molto artificiale, artificioso, cioè per il gusto puro di mostrare la sofferenza, che però piace molto oggi ai critici, agli intellettuali, insomma, che poi si introducono a lavorare nel mondo del cinema, chi fa il critico, chi fa il direttore di un festival, eccetera. Insomma, la sofferenza è il trend grosso del momento e quindi magari viene premiata. Ma io qui vedo proprio una messa in scena della sofferenza fine a se stessa, dove non riesco a cogliere la complessità della vita, la vita che si contraddice sempre, quindi dove c'è un abisso di sofferenza c'è anche un abisso di gioia, che è la cosa poi che raccontano sempre i grandi autori. I grandi autori non raccontano mai la realtà così monotematica, con un unico sentimento, anche per quanto negativo, unico, che domina tutta la narrazione, ma raccontano la realtà nella sua complessità. Il film diventa a un certo punto noioso in questa continua ricerca dell'orrore corporale. La storia, in pratica, siamo in un'epoca non ben definita, dove c'è un'epidemia, siamo in Francia e seguiamo le vicende di una famiglia di immigrati, di arabi, che non vive molto bene, diciamo, la sua condizione di emarginazione, e la protagonista, questa donna, ha un fratello tossicodipendente, ha la figlia, che è la protagonista del film, la ragazzina che si è fatta un tatuaggio ad una festa, poi piano piano questa ferita si infetta e c'è questa paura nella scuola che frequenta, che il virus abbia contratto il virus che sta trasformando praticamente le persone
in statue di marmo sembra, ma insomma belle da mettere in qualche appartamento stile antica Roma. Ma anche la trovata dei corpi che si trasformano in marmo, sinceramente risulta a tratti abbastanza grottesca, poco verosimile, una via di mezzo tra zombie e Borotalco, e non fa neanche paura, tranne schifo sì a tratti, quando proprio vediamo delle scene in cui la protagonista, ad esempio, per curare il fratello incomincia proprio a vedere la sua schiena che si disgrega, perché poi il corpo diventa una specie di polvere insieme al sangue. Insomma, è un film terribile, terribile e disturbante, ma in maniera così gratuita, e soprattutto non si capisce qual è la visione del mondo, la visione, che cosa ci vuole raccontare l'autrice, la regista, gli sceneggiatori, la produzione. mh, C'è dentro sicuramente la solita propaganda, che in questo caso è molto ampia, diciamo, quindi è questa propaganda della sofferenza in cui siamo immersi negli ultimi anni, dove bisogna avere sempre paura, tutti i giorni paura, e qui in questo film domina proprio la paura dell'altro. Quindi è un film che ci riporta un po' a quelle paure ancestrali che la popolazione mondiale ha vissuto durante il Covid, che le rievoca, ma non le rievoca con una visione consapevole, che ci porta ad evolvere, ad una crescita personale. Mm, Anzi, diventa appunto una grande galleria di sofferenza fine a se stessa, fino al punto che verso i tre quarti del film a me sinceramente non interessava più sapere come andava a finire, cosa sarebbe successo, perché i presupposti per risolvere il tutto in una visione edificante, che mi avrebbe fatto trarre delle conclusioni alla fine del film, non c'erano assolutamente. Quindi qualunque cosa sarebbe successa nell'ultimo terzo di film non sarebbe valsa la pena della visione, e infatti sono uscito dalla sala. Eh, il film paradossalmente, dal punto di vista registico, tecnico, estetico, è girato benissimo. Siamo lontanissimi dall'estetica patinata alla Sorrentino, di questi carrelli, come dire, eh, che sembrano filare lisci come l'olio, sinuosi e avvolgenti. Giulia Ducournau sceglie un'estetica aggressiva, underground, sporca e quasi sperimentale. Molte scene hanno un registro da cinema sperimentale, dove si agganciano piani temporali diversi, gli stacchi sono violenti, brutali, l'inquadratura a mano, entra sott'acqua ed esce fuori dall'acqua, insomma sperimenta veramente tante cose, e le immagini sono di grande impatto, nonché tutti gli attori, per carità, dalla ragazza a sua madre, all'attore che interpreta il fratello tossicodipendente, sono davvero bravissimi, ma bravissimi nel fare cosa? Nel riproporre scena dopo scena questa galleria di sofferenza, questa sequela di momenti di tormento e di sofferenza che, come dire, come diceva qualcuno, la prima volta che fai una gag la gente ride, la seconda sorride, la terza si alza dal teatro e se ne va a casa. Cioè questa ripetizione
continua, ossessiva della sofferenza diventa alla lunga qualcosa che non capiamo proprio il senso, dove vuole andare a finire. E anche la fotografia è stupenda, i volti degli attori, ripeto, sono affascinanti, i silenzi, il non saper, il non fare scene appunto come fanno i film più mediocri, tutte dialogate in maniera continua, ma il saper valorizzare il silenzio, il non detto, gli sguardi, i primi piani, tutto questo c'è assolutamente. Ma tutti questi pezzi sembrano dei momenti di diploma da scuola di cinema, cioè non c'è la consegna di un diploma dal punto di vista tecnico, accademico, festivaliero. Infatti il Festival di Cannes celebra questo tipo di cinema da diversi anni, spesso premia film vuoti, veramente privi di qualsiasi visione, come è il caso secondo me di questo film. Cioè è il cinema così fatto bene sia dal punto di vista registico che dal punto di vista della recitazione degli attori, se non c'è un'attrazione magnetica della trama che si sviluppa, ma non è la trama, perché ad esempio i film di Michelangelo Antonioni non hanno trama, ma il magnetismo è ai livelli massimi della storia del cinema. E qui proprio non c'è una visione, non si capisce cosa vuole raccontare la regista, tranne appunto immergerci in questo universo di sofferenza, di mondo distopico degli anni '80, che ci fa tornare in mente il periodo dell'AIDS, dell'eroina, che probabilmente l'autrice ha vissuto quando era adolescente, ma sinceramente mi risulta anche un po' antipatico come film, perché inverosimile, in quanto gli esseri umani non sono così. Anche nella disperazione più assoluta c'è tempo per uno spazio di luce, per una risata, e la vita è sempre contraddittoria e le due energie, l'ombra e la luce, vanno sempre insieme. Se ti vuoi iscrivere e guardare un altro tipo di cinema, quindi un cinema low budget, a volte zero budget, che gli autori fanno senza andare ad inseguire nel corso degli anni della loro vita i dirigenti televisivi o i politici del sistema che gestiscono i finanziamenti ufficiali del cinema ufficiale, di quelli che sono i grandi artisti del cinema ufficiale, scopri Indie Cinema, fai una prova gratuita di 14 giorni e magari, se sei abituato a vedere questi film spettacolari, devi un po' farci l'abitudine, però esplorare i tesori sommersi del cinema indipendente, la visione di registi che non avendo a disposizione un apparato tecnico artistico di grandi dimensioni, che poi inevitabilmente ha le infiltrazioni della propaganda, ma proprio in automatico, e chi dice di no mente, può essere molto, molto interessante. Ci hanno abituato a questo tipo di cinema nel corso di questi 130 anni di storia del cinema, con delle parentesi appunto, la Nouvelle Vague, Godard, il cinema iraniano. Tra parentesi, sul canale si dà molta importanza alle cinematografie di paesi lontani, appunto come l'Iran, come l'Estremo Oriente, perché sono cinematografie che ancora oggi non si sono occidentalizzate, cioè non hanno ancora preso, come in Africa per esempio, non hanno ancora preso
questa modalità di voler imitare a tutti i costi il cinema di Hollywood, che è proprio invece l'opposto di quello che era il cinema alle origini, cioè i pittori che si avvicinavano alla macchina magica del cinema per animare finalmente i loro quadri ai primi del Novecento, dando vita a capolavori dell'espressionismo, dell'impressionismo, del cinema degli albori, dei pionieri. Prima che tutto il mondo si omologasse a questo modello di Hollywood, il modello propaganda, c'erano gli autori, e ci sono ancora oggi in alcuni paesi che, evidentemente, non avendo il sistema economico, non avendo i registi e gli autori i budget, fanno comunque i film, e sono film spesso molto necessari, come ad esempio il film iraniano che trovi adesso sulla piattaforma, che racconta, credo, se non ricordo male, si chiama Dogger, figlia, che racconta dal punto di vista proprio di un giovane regista iraniano l'orrore della guerra, la paura quotidiana di vivere in un paese dove, appunto, in questo cortometraggio la figlia cerca in tutti i modi, cioè la madre cerca in tutti i modi di salvare la propria figlia in una zona di guerra. Quindi, se deciderai di iniziare la prova gratuita, buona visione.